Ciao a tutti, siamo gli Wild Walkers e oggi siamo sul Montamiata, più precisamente al Prato delle Macinaie, e vi porteremo lungo un sentiero che ancora non abbiamo mai fatto, ovvero l'anello alto del Montamiata. Seguiteci. Il percorso di oggi è chiamato Anello Alto della Miata poiché si sviluppa circa 200 metri in altitudine sopra il normale anello della Miata. La lunghezza di questo percorso si aggira intorno ai 12 km, con un tempo di percorrenza che varia tra le 3 e le 4 ore, in dipendenza dal vostro stato di allenamento. La difficoltà del percorso è medio-bassa, c'è solo una salita abbastanza impegnativa, tuttavia se farete il percorso in senso antiorario, quindi il contrario di quello che stiamo facendo noi, diventerà magicamente una discesa. La particolarità, se vogliamo, di questo percorso è che tocca tutti i prati che d'inverno diventano i poli di partenza della stazione sciistica del Montamiata. Questo tratto di sentiero che stiamo percorrendo, che collega il Prato delle Macinaie al Prato della Marsiliana, si chiama Gobbe di Cammello. Il perché lo potete vedere voi stessi. Come vedete il percorso fa un po' di gobbe, un po' di su e giù leggeri. Se vi siete chiesti il perché si chiama Prato delle Macinaie, pare che siano state ritrovate un pochino più a monte del prato delle macine in pietra in costruzione risalenti all'epoca medievale, quindi si suppone che questa fosse la zona dove venivano proprio costruite le macine che poi servivano all'utilizzo nei vari paesi per macinare grano, cereali e ovviamente castagne. Dopo una breve camminata, eccoci arrivati al Prato della Marsiliana. Siamo arrivati in località Cantore, che è il luogo di partenza della stazione sciistica situata nella provincia di Siena, nel comune di Abbadia San Salvatore. Ci siamo ormai lasciati alle spalle da un po' il rifugio del Cantore e come vedete siamo pienamente immersi nella faggeta miatina. Che spettacolo, eh? Siamo all'incirca a metà percorso, poco oltre, e questa è sicuramente la parte più agevole di tutto l'anello, perché come potete vedere il sentiero qui è molto largo, pulito, quasi tutto in piano, e il fondo agevole, senza sassi o radici, e procederà così fino a Pizzicatopo, dove incontreremo l'unica grande salita del percorso.
siamo arrivati a Pizzicatopi, nome che deriva dalla presenza di numerose piante di pungitopo, quindi dintorni. La salita è qui dietro che ci aspetta, ma noi abbiamo deciso di fare prima una piccola pausa approfittando di questi comodissimi tavoli con le panchine. Anche perché prima c'è una cosa che vogliamo farvi vedere. In questo bel luogo è stato fatto un punto panoramico da cui si può ammirare la vallata sottostante. Finalmente siamo giunti alla parte che più ci piace in ogni cammino. La salita! Siamo finalmente quasi arrivati al Prato della Contessa, penultima tappa di questo anello alto. Da lì riscenderemo verso il Prato delle Macinaie per concludere il giro. Quest'ultima salita molto carina, anche se vicina alla strada, si snoda attraverso sassi e faggi e spazzatura degli ignoranti che frequentano il bosco non rispettandolo. Ma ci siamo noi e la raccoglieremo. Eccoci finalmente, siamo arrivati a Prato della Contessa. Ci troviamo in questo bel parco circondato da faggi secolari. Uno di essi, quello esattamente dietro di me, porta con sé una curiosa leggenda. Si racconta infatti che nel Medioevo Gherarda delle Aldobrandeschi, contessa di Cana, conobbe durante una giostra ad Alberto, piccolo feudatario di Chiusi, e fra due giovani fu subito amore. Gherarda amava fare lunghe passeggiate a cavallo per i boschi amiatini e un giorno si imbatté in questa radura, che decise di far allargare dai suoi boscaioli per farne il prato che vedete oggi e poter venire a incontrarsi in segreto con il suo amato. Purtroppo la storia non è a lieto fine, perché Gherarda fu costretta dai suoi fratelli a sposare Orsino, signore di Pitigliano. Tuttavia, durante le notti di luna piena si possono vedere ancora le ombre dei due giovani correre felici sul prato, o almeno così dicono. Questo bellissimo e maestoso albero ha un'età di circa 200 anni ed è stato dichiarato albero monumentale nel 1923. Adesso per noi è giunto il momento di riscendere fino al Prato delle Macinaie e concludere quindi questo giro. Siamo tornati al Prato delle Macinaie e qui si conclude il giro di oggi. Abbiamo impiegato circa 3 ore e mezzo camminando a passo tranquillo. Con questo percorso è quindi possibile visitare ognuno dei versanti del Monte Amiata. Il sentiero era ben tenuto, ben segnalato, è stato molto facile trovare la via e questa escursione è perfetta per una mezza giornata di questa stagione dove si sta bene, l'aria è ancora fresca. Per oggi è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi al nostro canale e buon cammino!